Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Spero stiate tutti benissimo, pronti per affrontare un nuovo video insieme. Oggi, preparatevi perché vi racconterò una storia di quelle che ti fanno capire quanto a volte, per quanto tu pensi di avere ragione, fidarsi degli altri possa fare la differenza. Anzi, possa salvarti da un bel disastro. Eh sì, perché oggi vi parlo di un errore che ho commesso, un errore bello grosso, e di come Neslihan, un'amica che stimo tantissimo, mi aveva avvisato, ma io, testardo come un mulo, non ho voluto ascoltare. Prima di iniziare, però, un piccolo promemoria. Se siete nuovi da queste parti, vi invito calorosamente a iscrivervi al canale. Cliccate sul pulsantino rosso qui sotto, attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video e, ovviamente, lasciate un like a questo video se vi piace l'argomento. Prometto che non vi deluderà. Ok, bando alle ciance, iniziamo subito con la storia. Dunque, eravamo circa 6 mesi fa, piena estate, un caldo infernale che non vi dico. Io, come al solito, ero immerso in 1000 progetti, super carico e convinto di poter fare tutto e subito. Avevo un'idea in testa da tempo, un'idea che mi sembrava geniale, un'idea che, secondo me, avrebbe rivoluzionato il mio lavoro. Si trattava di un nuovo software, una piattaforma online che avrei utilizzato per gestire i miei clienti, automatizzare alcune procedure e, in generale, semplificare la mia vita lavorativa. L'idea, in teoria, era fantastica. Il problema è che io, di programmazione, capisco quanto un gatto di suonare il pianoforte. Quindi, cosa ho pensato di fare? Nessun problema, mi sono detto. Trovo un programmatore freelance, gli spiego la mia idea e lui la realizza per me. Semplice, no? Ecco, qui è iniziato il mio errore. Invece di affidarmi a professionisti con esperienza, ho cercato la soluzione più economica. Ho navigato su diverse piattaforme online, confrontato preventivi e, alla fine, ho scelto un programmatore che mi sembrava promettente, ma che, a posteriori, si è rivelato un vero e proprio disastro. Il prezzo era decisamente allettante, troppo allettante, avrei dovuto capirlo subito. Ho spiegato al programmatore la mia idea. Gli ho fornito tutti i dettagli, i requisiti, le specifiche tecniche. Lui sembrava capire tutto, annuiva, prendeva appunti, mi assicurava che il software sarebbe stato pronto in poche settimane. Io, ovviamente, ci ho creduto ciecamente. Mi sembrava un affare, un vero colpo di fortuna. Un professionista così disponibile, con tariffe così competitive, cosa mai sarebbe potuto andare storto? Ingenuo io. Ed è qui che entra in scena Neslihan. Neslihan è un'amica, ma soprattutto una professionista incredibile. Lavora nel mondo del marketing digitale da anni e ha un'esperienza che io mi sogno. Lei sa di tutto, SEO, SM, social media, programmazione, insomma, una vera e propria guru del web. Non è solo un'esperta del settore, è anche una persona con un intuito incredibile, capace di fiutare i problemi a chilometri di distanza. E, soprattutto, è una di quelle amiche che non ha paura di dirti la verità, anche se fa male. Un giorno, durante una cena, le ho raccontato del mio progetto, di questo software rivoluzionario che stavo per lanciare. Eravamo in un ristorantino sul lungomare, la brezza serale rendeva l'atmosfera piacevole, ma il mio entusiasmo per il progetto era tale da farmi dimenticare anche del tramonto mozzafiato. Le ho spiegato tutto con entusiasmo, convinto di ricevere complimenti e approvazione. Le ho parlato delle funzionalità, dell'interfaccia utente, di come avrebbe semplificato la gestione dei miei clienti. Insomma, le ho fatto una vera e propria presentazione aziendale, condita con la mia solita iperattività. Lei mi ha ascoltato attentamente, senza interrompermi. Mi conosceva bene, sapeva quanto fossi appassionato ai miei progetti e quanto fossi convinto delle mie idee. Ma sapeva anche che a volte, preso dall'entusiasmo, tendevo a sottovalutare i rischi. Alla fine, mi ha detto, Burak, l'idea è ottima, davvero. Però, permettimi di darti un consiglio spassionato, hai fatto le dovute verifiche sul programmatore che hai scelto? Io, un po' spiazzato, le ho risposto, beh, ho guardato il suo profilo online, ho visto alcuni dei suoi lavori precedenti, mi sembrava affidabile. Cercavo di mantenere un tono sicuro, ma sentivo già che qualcosa non quadrava. La sua domanda mi aveva colpito nel segno, facendomi vacillare le mie certezze. Lei ha sorriso e mi ha detto, Burak, lo so che sei bravo a fare tante cose, ma fidati, in questo campo è facile imbattersi in persone poco serie.
Hai controllato le recensioni? Hai parlato con altri suoi clienti? Hai verificato le sue competenze? Il suo sorriso era dolce, ma i suoi occhi erano seri, penetranti. Mi stava mettendo di fronte alla realtà, una realtà che avevo cercato di ignorare. Io, a quel punto, mi sono sentito un po' in colpa. In realtà, non avevo fatto tutte queste verifiche. Mi ero fidato troppo del prezzo basso e della promessa di una realizzazione rapida. Avevo guardato il sito web del programmatore, che sembrava professionale, e avevo visto alcuni progetti che mi sembravano ben fatti. Ma non avevo approfondito, non avevo cercato recensioni online, non avevo contattato altri clienti. Mi ero lasciato abbagliare dalla prospettiva di risparmiare denaro e di avere il software pronto in tempi brevi. Neslihan, vedendo il mio imbarazzo, ha insistito: Burak, ti prego, fai delle verifiche approfondite. Contatta altri programmatori, chiedi un secondo parere. Non buttare via i tuoi soldi e il tuo tempo per una scelta affrettata. Mi aveva letteralmente supplicato. Aveva visto il potenziale disastro che si stava profilando e voleva evitarmi una brutta esperienza. Ma io, testardo come un mulo, non volevo ascoltarla. Io, purtroppo, non ho dato retta a Neslihan. Ero troppo convinto della mia idea, troppo impaziente di vederla realizzata. Ho pensato che lei fosse troppo pessimista, che stesse esagerando. Ho pensato che io fossi in grado di gestire la situazione e che non avessi bisogno di consigli. Mi ero detto: dai, Burak, non fare il solito paranoico. Fidati del tuo istinto, questa volta andrà tutto bene. Un errore madornale. Un errore che mi sarebbe costato caro. Le settimane sono passate e il programmatore continuava a rimandare la consegna del software. All'inizio, le scuse erano plausibili. Problemi con il server, difficoltà con alcune librerie di codice, imprevisti familiari. Io, ingenuamente, continuavo a credergli e ad aspettare. Mi dicevo: pazienza, capita a tutti di avere degli imprevisti. L'importante è che alla fine il software sia fatto bene. Poi, le scuse sono diventate sempre più vaghe e inconsistenti. Parlava di problemi non specificati, di bug misteriosi, di difficoltà insormontabili. Iniziavo a sospettare, ma cercavo di non farmi prendere dal panico. Mi dicevo: forse sta solo attraversando un momento difficile. Non posso giudicarlo troppo duramente. Poi, un giorno, il programmatore è sparito nel nulla. Non rispondeva più alle email, al telefono, ai messaggi. Era letteralmente svanito. Il suo profilo online era stato cancellato. Il suo sito web era offline. Il suo numero di telefono era inesistente. Sembrava essersi volatilizzato, come se non fosse mai esistito. A quel punto, ho capito di essere stato truffato. Avevo perso tempo, soldi e, soprattutto, la possibilità di lanciare il mio software nei tempi previsti. Ero furioso, deluso e, soprattutto, mi sentivo un idiota per non aver ascoltato Neslihan. Il senso di colpa mi attanagliava lo stomaco. Mi ripetevo: se solo avessi dato retta a Neslihan, se solo avessi fatto quelle verifiche, se solo non fossi stato così testardo. L'ho chiamata subito, mortificato. La voce mi tremava, ero a malapena in grado di parlare. Le ho raccontato tutto, scusandomi per non aver dato peso ai suoi consigli. Le ho confessato di essere stato un idiota, di aver creduto di essere più furbo degli altri. Lei, da vera amica, non mi ha giudicato. Non mi ha detto te l'avevo detto né mi ha fatto sentire in colpa. Mi ha ascoltato con pazienza, mi ha lasciato sfogare la mia rabbia e la mia frustrazione. Mi ha detto: Burak, capita a tutti di sbagliare. L'importante è imparare dagli errori e non ripeterli. Le sue parole mi hanno confortato, mi hanno fatto sentire meno solo e meno stupido. Poi, mi ha offerto il suo aiuto. Mi ha messo in contatto con un programmatore di sua fiducia, un professionista serio e competente che ha saputo recuperare la situazione e realizzare il software che avevo in mente. Mi ha spiegato che questo programmatore era una persona di cui si fidava ciecamente, un professionista con anni di esperienza e con una reputazione impeccabile. Certo, ho dovuto spendere più soldi del previsto, ma almeno questa volta ho ottenuto un risultato concreto. IO Software è stato lanciato, sta funzionando alla grande e mi sta semplificando la vita lavorativa. Ho dovuto fare un grosso sforzo economico, ma ne è valsa la pena. Il software era esattamente come lo avevo immaginato, anzi, forse anche meglio. E la cosa più importante è che ho imparato una lezione fondamentale: fidarsi degli altri, soprattutto quando si tratta di argomenti che non si conoscono a fondo. Ascoltare i consigli di chi ha più esperienza di noi può farci risparmiare tempo, soldi e, soprattutto, delusioni.
Ho capito che l'umiltà è una virtù, soprattutto nel mondo degli affari. Questa è la mia storia, ragazzi. Una storia di un errore, di un consiglio ignorato e di una grande lezione imparata. Spero che vi sia piaciuta e che vi sia utile per evitare di commettere gli stessi sbagli. Spero che questa storia vi faccia riflettere sull'importanza di ascoltare i consigli degli altri e di non credere di essere sempre i più intelligenti. E ora, ricapitoliamo brevemente i punti principali di questo video. Innanzitutto, diffidate dei prezzi troppo bassi, soprattutto quando si tratta di servizi professionali. Dietro un prezzo troppo allettante potrebbe nascondersi una truffa o una scarsa qualità del lavoro. In secondo luogo, fate sempre delle verifiche approfondite sui professionisti a cui vi affidate. Controllate le recensioni online, contattate altri clienti, verificate le loro competenze e la loro esperienza. E, soprattutto, ascoltate i consigli di chi ha più esperienza di voi. Non abbiate paura di chiedere aiuto o di chiedere un secondo parere. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Grazie mille per averlo guardato fino alla fine. Adesso tocca a voi. Lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa ne pensate di questa storia. Vi è mai capitato di non ascoltare un consiglio e poi pentirvene? Raccontatemi le vostre esperienze. Sono curioso di sapere cosa ne pensate. Magari la vostra esperienza può aiutare qualcun altro a evitare di commettere lo stesso errore. E, prima di salutarvi, vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Cliccate sul pulsantino rosso qui sotto e attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Ogni vostro commento, like e iscrizione è un grande incentivo per me a continuare a creare contenuti di qualità per voi. Grazie ancora per il vostro supporto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e a presto. E ricordate, ascoltate sempre i consigli di Neslian. Scherzo, ovviamente, ma ascoltate sempre le persone che vi vogliono bene e che hanno a cuore i vostri interessi. A presto!